Grazie Giorgio, adesso do la parola al professor Andrea Isidori dello SPOC 4. Chiederei poi a Francesca Granucci se possiamo invertire un ordine facendo intervenire dopo Andrea Isidori il professore Adamo che ha un altro convegno a Messina alle 3, quindi di fatto deve ritornare, diciamo, è a Palermo stesso? Va bene, allora diciamo un pochettino, quindi non adesso, va bene. Adesso Isidori, ok, come va bene. Comunque facciamo questo piccolo shift, grazie, comunque sono interventi di 10 minuti. Bene, buongiorno a tutti. Sono Andrea Isidori, ordinario di endocrinologia di Sapienza, referente dello SPOC 4, che è probabilmente lo SPOC più grande, più voluminoso da un punto di vista l'Italia. Abbiamo 54 ricercatori di massa critica, ma in realtà 64 che partecipano attivamente in 13 enti che vedete, coprono, non vedete, che vedete coprono esattamente tutto il territorio nazionale, quindi siamo veramente coesivi e inclusivi di tutta l'espressione di l'Italia. E vedete essenzialmente che l'Italia e lo SPOC 4 è in mezzo a questa ruota che abbiamo visto essere circolare, perché di fatto noi rappresentiamo la diagnostica di precisione. Perché la diagnostica di precisione? Perché significa risparmiare tanto in termini economici e quindi garantire la sostenibilità di questo nostro fragile ecosistema sanitario. Quindi cos'è che dobbiamo cambiare? Dobbiamo cambiare la strategia e questo è il motivo che ha portato secondo me, al finanziamento di questo progetto per la sua lungimiranza, che vuole trasformare il modo in cui abbiamo fatto diagnosi fino ad oggi, centinaia di migliaia di analisi inutili, centinaia di migliaia di imaging inutili o almeno poco sfruttati, in una diagnosi che sia più rapida, più precoce, più precisa, meno invasiva, quindi vedremo che ci saranno delle tecniche diagnostiche che cambiano l'approccio in cui noi collezioniamo i dati dai nostri pazienti, riducendo l'impatto su di loro. Utilizzeremo nuove matrici, nuove immagini sempre meno invasive e sempre più produttive, proprio per raggiungere quello che Forbes indica come l'unica strada di sostenibilità. E in quali patologie lo facciamo? Lo facciamo in 4 grosse macro aree, nelle malattie rare, in quelle oncologiche, in quelle cardiovascolari e quelle metaboliche, diciamo, è veramente tanta roba. E lo facciamo come modelli, ovviamente. Io non potrò mostrarvi tutto quello che viene fatto attualmente perché sono moltissimi progetti visto il volume del nostro partenariato, ma l'idea è quella di identificare dei marcatori che siano nuovi, precoci, meno invasivi, di utilizzare la diagnostica molecolare come un elemento aggiuntivo, non come un peso alla diagnostica, di sviluppare nuovi sistemi con cui noi acquisiamo le immagini radiologiche, ma non solo, anche le immagini anatomopatologiche, e di come queste cose le integriamo insieme in un approccio di network medicine che è stata poc'anzi descritta. Quindi voglio darvi un assaggio di quello che stiamo facendo. Mi perdoneranno i nostri collaboratori, i nostri ricercatori se non presenterò tutti i progetti, che sono oltre 35 attualmente in corso in termini di pubblicazione, di trial clinici avanzati. Ve ne presento uno. Siamo passati dalla digital diagnosis, quindi un tempo noi la prostata, la diagnosi di patologia prostatica la facevamo come digital rectal, quindi non la digital di cui abbiamo sentito adesso. Da questo, insieme al dosaggio stupido del PSA e insieme a biopsie fatte alla cieca, noi facciamo la diagnosi di questo tumore facendo biopsie random alla cieca della prostata. Ora siamo passati da tutto ciò a un approccio di imaging che non richiede più infilare nulla nel retto dei nostri pazienti, quindi siamo meno invasivi, ma di più riusciamo ad avere una enorme quantità di informazioni perché integriamo questi dati da un punto di vista clinico e riusciamo quindi a fare una diagnosi molto più precoce, molto più precisa, riusciamo a identificare più precocemente quei cancri più aggressivi, riusciamo quindi a dare anche uno score di
prognosi di recidiva di malattie, e questi sono dati pubblicati su oltre 400 pazienti. Un altro tema che è sicuramente hot è quello relativo all'utilizzo della radioterapia molecolare. Oggi siamo in grado di legare a molecole bersaglio delle molecole in grado appunto di fare emissioni, che noi in questo caso utilizziamo da un punto di vista diagnostico, diamo ai pazienti queste terapie, ma non sappiamo effettivamente dove nel paziente questa radioterapia va a legarsi, quindi stiamo sviluppando un sistema che il paziente indossa ed è in grado quindi di sapere in quale organo e con quale dose questo radionuclide si è localizzato. Non solo, utilizziamo questo stesso approccio con dei traccianti meno invasivi per guidare il chirurgo ad una resezione completa della malattia, e questo è un trial clinico che stiamo proprio svolgendo nella nostra università. Utilizziamo questi nuovi marcatori biomolecolari, in questo caso ne ho soltanto scelto uno dei tantissimi che si stanno testando, in particolare relativamente alla possibilità di una diagnosi precoce e anche ad una valutazione della risposta alla terapia nell'epatocarcinoma cellulare, e ovviamente lo stiamo facendo in tutti gli altri ambiti, quindi nella diagnosi del rischio cardiovascolare per sapere quando il paziente deve impiantare un defibrillatore, nei tumori ematologici per stratificare il trattamento e la prognosi, nelle patologie autoimmunitarie epatiche, come vi mostrerò poco più avanti. Tutto questo si fa ovviamente mettendo a sistema una montagna di dati che l'essere umano non può fare se non all'interno di un supporto di artificial intelligence. E tutto questo legato alle malattie rare che cosa significa? Significa prendere alcuni marcatori che per noi erano inizialmente diagnostici per sviluppare nuovi farmaci. E questo è un esempio che mi fa piacere citare perché è uscito da giugno, abbiamo pubblicato su New England Journal of Medicine, quindi non l'ultima rivista, che ci fa capire come se uno ha un marcatore nuovo può sviluppare potenzialmente un farmaco nuovo per trattare quella condizione. Okay? E quindi chiaramente capite perché è una ruota questo partenariato. Vi dicevo la diagnostica di precisione nelle immagini. Oggi siamo in grado di acquisire i vetrini anatomopatologici, di farli elaborare da un sistema, di far processare i dati, e questa è un'altra pubblicazione recentissima su un'importante rivista in cui riusciamo a educare un sistema di deep learning a fare un'analisi di heatmap delle diverse zone del vetrino e quindi aiutarci a fare una diagnosi più precisa, più rapida. Vi ricordo anche che gli anatomopatologi sono una delle specialità più in carenza dal sistema sanitario nazionale. Speriamo che questo possa rappresentare di nuovo un elemento di sostenibilità di questi sistemi. Cosa ci aspettiamo per il futuro di IL? Ci aspettiamo che i nostri approcci possano effettivamente rappresentare un ponte tra un laboratorio che oggi è dispendioso e di fatto non sempre sufficientemente adatto a quelle che sono le esigenze del nostro paziente. Quello che noi pensiamo è che l'Italia, SPOC4, Precision Diagnostic, è in grado di fare questo bridging garantendo la sostenibilità. Sempre che, qui mi riferisco al dottor Cobis, ovviamente questa meravigliosa infrastruttura che noi abbiamo messo su poi venga rialimentata e possa continuare nel suo futuro. Grazie per l'attenzione.